Ok, ci sono tre cose che mi piacciono particolarmente di questa Aspire E11. La prima è il display opaco, non touch, quindi antiriflesso, e sapete meglio di me che questo è fondamentale quando siete ad utilizzarlo all'aperto. Il secondo è il design fanless, che permette non solo di avere una macchina completamente silenziosa in quel che riguarda le ventole, perché sono completamente assenti, non c'è neanche le griglie di aerazione in questo modello, sono completamente assenti perché la piattaforma praticamente lo permette con un consumo medio di 4,5 watt, ma anche di avere delle linee davvero belle. Guardatelo, sembra un piccolo Mac, è completamente opaco, invece è nero, ma esiste anche una versione rosa. Quando chiuso a questa nuova linea Acer usate per la prima volta proprio su questo modello, che uniscono la cerniera al resto del coperchio, dando un senso di continuità molto bello. Coperchio anche questo che è in alluminio come quello di Aspire Switch 10. E il terzo riguarda il pannello posteriore, che può essere facilmente rimosso per dare accesso a RAM e hard disk. Di contro però ci sono alcuni limiti che ci fanno capire perché questo modello costa così poco. Inizio parlandovi dello schermo, che sì è opaco ma ha una luminosità diciamo bassa per gli standard attuali, va sempre tenuta al massimo, e ok, quando siete dentro casa può essere sufficiente, ma quando andate all'esterno insomma vi basta un minimo riflesso per non vedere più nulla. Inoltre è un pannello TN, quindi ha degli angoli di visuale davvero bassi di buono, se non altro che la cerniera si apre abbastanza, quindi riuscite a scrivere sempre nel modo più comodo. E poi c'è l'aspetto che maggiormente spicca dalla scheda tecnica, ovvero la capacità della batteria. Qua Acer, per mantenere i costi bassi, per dare questo spessore e per venderlo ovviamente a 230 euro, licenza di Windows compresa, ha dovuto sacrificare qualcosa ed è stata scelta la batteria. È una 24VH. Nel mio test di navigazione web in wifi con schermo al 100%, anche perché meno è davvero difficile, sono arrivato a 5,5 euro. Non è pochissimo, è quanto Aspire Switch 10, ma questo è un portatile 11 pollici, insomma siamo proprio al minimo. Se riuscite a disattivare il wifi, quindi utilizzarlo in contesti dove non vi serve internet, magari riuscite anche ad arrivare a 6 ore, ecco, magari per scrivere se siete in treno fuori in viaggio, ma tutto sommato insomma siamo proprio al limite della categoria, considerando che ci sono ibridi 2 in 1 che arrivano a 10-12 ore con lo stesso hardware. Di buono c'è che la dissipazione del calore è buona, il processore non scalda, si riescono a tenere aperti una decina di tab internet, a riprodurre filmati Full HD, questo sì, in modo convincente. Tra l'altro la CPU riesce anche a gestire alcuni 4K in modo convincente, c'è l'uscita HDMI e questo vi permette di riprodurre tutto di fare tutto il mirroring su uno schermo esterno. C'è il supporto Intel UID, quindi potete replicare con una chiavetta Miracast ad esempio quello che vedete su un proiettore, su una TV, su un altro monitor o come volete. Poi c'è anche un ottimo touchpad con davvero grande, guardate qua, le dimensioni diventano 4 delle mie grandi dita, è davvero comodo da utilizzarlo, ha le gesture che si abbinano a Windows 8. Riassumendo, Aspire E11 mi è piaciuto perché per 230 euro insomma alla fine non è che si possa pretendere chissà cosa, dopotutto siamo appena sopra il costo di un tablet Android da 8 pollici, ma qui c'è una licenza completa di Windows, c'è la possibilità di far girare gli applicativi desktop, c'è un disco da 500 GB, potete metterci video e filmati. Tra l'altro ho fatto anche un test di rendering con Sony Vegas e si riesce a fare qualcosa, c'è una gigabit LAN, quindi per casa non avete problemi, c'è una USB 3.0, insomma è un computer completo che potete usare come computer secondario o magari regalarlo a dei ragazzi per utilizzarlo a casa. Utilizzato a casa si risolve il problema dell'autonomia e del display poco luminoso, no? Però due consigli: il primo, investite almeno 70-80 euro in un disco SSD e in più memoria RAM, perché con 4 GB e un disco SSD questo portatile veramente cambia faccia dal punto di vista prestazionale. E come secondo, valutate bene l'autonomia di cui avete bisogno, perché questo non è il portatile che vi arriva a fine giornata senza problemi. Ok, trovate maggiori informazioni, cose molto più tecniche di quelle che ho detto in questo video, foto, considerazioni e un sacco di altre cose nella recensione completa su evolution.it.